I mariti come tutti i mariti dicevano effettivamente a loro il cuore. Quando passava la pina, mia madre mi diceva di non guardarla. È strana, sempre sola, non la fissare. E poi quando parlavo a mia madre di certe idee delle mie amiche, di come me ne piacesse una, la Maria, la mamma scattava nervosa. Farai la fine da Pina se non la smetti. Come una minaccia lugubre che mi trasportava direttamente nella solitudine e mi gettava in una stravaganza che anche a me repelleva. Maria si era fidanzata con Lumberto e io la guardavo da lontano. La finestra della mia stanza si affacciava su un piccolo giardino azzurro e cremisi di dalie, ortensie e odoroso di lavanda. Vedevo la mano di quel ragazzo, di Umberto, prendere la mano di Maria, stringerla, attirarla a sé, così da avvicinare il suo viso dolce, chiaro, morbido, verso il suo, rasposo e bruno. Lo immaginavo maleodorante e disgustoso mentre lei lo attirava a sé. Da lontano guardavo con una smania che non riuscivo a controllare. E allora alzavo anch'io la mia mano e la poggiavo delicatamente sul vetro della finestra, i polpastrelli a toccare da lontano le guance di Maria e percependo quasi l'odore delicato dei suoi capelli biondi. O forse era il profumo delle dalie. Ho sempre pensato di non essere molto coraggiosa e il giudizio degli altri è stato continuamente un deterrente potente per qualsiasi azione, anzi, pensiero mi potesse solo sfiorare. No, non solo lo sguardo perplesso di mia madre. Tenero, ma triste, inconsolabile. No, non solo quello. A scuola ero entrata in un gruppo di ragazze. Non so come abbiano fatto a non capire il mio silenzio, forse, o i miei occhi, neutri, forse. Si andava insieme nei centri commerciali, ci si truccava, si parlava di ragazzi, oppure qualche volta si andava dalla Pina a vomitarle addosso di tutto, che era un mostro, che era vecchia e che era lesbica. Che poi aveva i capelli corti e portava sempre i pantaloni, solo questo. O forse altro che io non sapevo, in realtà non volevo sapere. Lei ascoltava, lontana, senza dire una parola. Velocemente tornava a casa, le mani strette alla borsa che istintivamente stringeva al ventre. Una di quelle ragazze era particolarmente arrabbiata. Le scriveva oscenità su fogli che poi attaccava alla sua porta sui social e noi tutte a ridere, ad approvare. Io mi vergognavo, ma facevo finta e ridevo con loro. Non so quanto sia durato l'accanimento, giorni, forse qualche mese. Una sera la incontrammo per strada. Casualmente non eravamo andate a cercarla, ce la siamo trovata così davanti a noi, inaspettata. L'imprevedibilità dell'incontro ci lasciò, o meglio, le lasciò impreparate sulla nefandezza da commettere. Non trovarono di meglio che riempire l'aria di risatine idiote. Io rimasi muta, impietrita, non sapevo che fare. Era la prima volta che la vedevo così vicina. Era una donna bionda con gli occhi chiari, dolci. Assomigliava alla mia Maria,
o comunque per me ci assomigliava. Lei lentamente alzò lo sguardo e mi fissò. Solo me. Solo me. Io non sapevo cosa fare, ero pietrificata. Di sottecchi guardai le altre, ma non andavano oltre la loro idiozia. Lei mi guardava, io mi sentivo soffocare. Col suo sguardo languido e tristissimo, mi vedeva dentro. Sapeva chi ero veramente. Mi sentivo scoperta e allo stesso tempo provavo un imbarazzo profondo a essere lì insieme a quelle davanti a lei, così inerme, così pura nella sua desolazione. Dopo quella volta non la vidi più, mai più. Mia madre mi disse che la Pina se n'era andata, lasciato tutto, casa, lavoro, sparita. Tutte le mie storie d'amore da quella volta hanno avuto un sentore della Pina. Ne ho cercato il languore, lo sgomento, la fragilità, come se bastasse io a stemperarne l'angoscia, come se proprio la mia scelta mi aiutasse a diluire la vergogna che provo da allora e tornare a quel tempo per scegliere di stare dalla sua parte. I vari si pensano alla perché c'è, se lei non si dimostra. Stai